Stai cercando un punto all'uncinetto facile da realizzare, compatto, morbido e reversibile? Allora sei nel video tutorial giusto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. Nel video di oggi realizziamo insieme il punto combo. Ha un nome molto particolare e particolare è la sua resa. È un punto che infatti si presta a tantissime lavorazioni diverse, ma soprattutto è semplicissimo da realizzare. Per ottenere il punto combo ci basterà conoscere i punti base dell'uncinetto, in particolare la catenella, la maglia bassa, la mezza maglia alta e la maglia alta. Vediamo insieme passo passo tutte le sue caratteristiche. Prima di tutto è un punto reversibile. Questo vuol dire che avremo la stessa texture su entrambi i lati del nostro pannello, come stiamo vedendo insieme in questo momento. Il punto risulta compatto ma allo stesso tempo morbido e leggermente elastico. È un punto perfetto ad esempio per copertine, per sciarpe, per cappotti, ma anche per borse, insomma, estremamente versatile, adatto a qualsiasi cosa ci suggerisca la nostra fantasia. Il punto crea inoltre un leggerissimo effetto a rilievo. Somiglia nella sua realizzazione ad altri punti che abbiamo conosciuto qui sul mio canale YouTube, ad esempio il punto scorza di limone, il punto Suzette. Insomma, è un punto che assolutamente bisogna provare almeno una volta. Per ottenerlo ci servirà un numero di maglie di base multiplo di 3 più 1. Che cosa vuol dire? Che con il nostro uncinetto andiamo ad avviare un certo numero di catenelle multiplo di 3, 3, 6, 9 e così via. E prima di cominciare ad eseguire il nostro punto aggiungiamo una catenella in più, multiplo 3 più 1. Non ci resta quindi che prendere il nostro uncinetto e cominciare. Se sei poi alla ricerca di altri tutorial punto particolari, li trovi in una playlist dedicata proprio qui sul mio canale YouTube. La troverai anche nel box informazioni sotto il video. Fammi poi sapere se questo tutorial sarà di tuo gradimento lasciandomi un bel pollice in su e perché no un commento proprio qui sotto il video. Se ti interessa inoltre vedere questo punto all'opera all'interno di un mio tutorial, magari nella versione in circolare, fammelo sapere lasciando sempre un commento proprio qui sotto. Prendiamo quindi il nostro uncinetto e andiamo a avviare le nostre catenelle multiplo di 3 più 1. Per eseguire il mio campione ho avviato 22 catenelle. 21 è multiplo di 3 più una catenella aggiuntiva. Realizzate tutte le catenelle necessarie, vado ad aggiungere una catenella in più, una catenella di supporto che non deve essere conteggiata come punto. Dopodiché ci spostiamo nella seconda catenella dall'uncinetto, la penultima che abbiamo lavorato. Vi entriamo all'interno e lavoriamo un punto basso. E all'interno dello stesso punto di base devo lavorare altri due punti. Carico il filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto di base e porto fuori il filo. Ho 3 asole sul mio uncinetto. Carico il filo e le chiudo tutte e 3 insieme contemporaneamente, eseguendo così una mezza maglia alta. Dobbiamo lavorare nello stesso punto ancora una maglia. Ricarichiamo il filo sull'uncinetto e rientriamo nello stesso punto di base. Portiamo fuori il filo e abbiamo sempre 3 asole. Carichiamo il filo e chiudiamo solamente le prime 2. Ricarichiamo e chiudiamo le altre 2, così da ottenere una maglia alta. Questa sequenza di punti composta da maglia bassa, mezza maglia alta e maglia alta sarà la nostra costante per tutto il nostro punto. Avendo lavorato nello stesso punto di base, di fatto abbiamo eseguito un aumento, perché abbiamo lavorato più maglie all'interno dello stesso punto di base. Per evitare quindi di ottenere un aumento, dobbiamo saltare i prossimi 2 punti di base.
le 2 catenelle successive e andare a lavorare nella seguente, la terza. Quindi saltiamo 1 e 2 catenelle e nella terza catenella, quella che si presenta qui davanti a noi, dobbiamo ripetere la nostra sequenza. Salto 2 punti, entro nella terza catenella, prendo il filo e lavoro una maglia bassa, carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto di base. Ho 3 asole, le chiudo insieme ottenendo una mezza maglia alta, ricarico il filo, rientro nella stessa catenella di base, porto fuori, ho 3 asole, carico e chiudo le prime 2, carico e chiudo le altre 2, ottenendo così un punto alto. Questo sarà il risultato che avremo davanti a noi e questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere per questo giro. Rivediamoli ancora una volta. Saltiamo 2 punti, nel terzo ripetiamo maglia bassa, mezza maglia alta e maglia alta. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare al termine del nostro giro. Se abbiamo lavorato correttamente, dopo aver lavorato l'ultima sequenza di punti, ci resteranno 3 catenelle libere. 2 le dobbiamo saltare, la terzultima e la penultima. E nell'ultima catenella disponibile dobbiamo lavorare semplicemente un solo punto basso. Così da bloccare la nostra lavorazione. Al termine del nostro primo giro, questo sarà il risultato. Come si prosegue per il prossimo giro e tutti i giri successivi? Realizziamo una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Attenzione, questa catenella, come abbiamo detto, è di supporto, non vale quindi come un punto. Ci serve semplicemente per rendere più morbido il passaggio tra un giro e l'altro. Abbiamo quindi la catenella di supporto e la maglia bassa che abbiamo realizzato per completare il giro precedente. Questa sarà il primo punto del nostro giro, all'interno del quale andiamo ora a lavorare la nostra sequenza di punti. Quindi entro nel primo punto disponibile e lavoro maglia bassa, mezza maglia alta e una maglia alta nello stesso punto di base. Come nel giro precedente, avendo lavorato 3 punti nella stessa maglia di base, per evitare di formare un aumento, dobbiamo saltare i 2 punti successivi. I 2 punti successivi, davanti a noi, sono in sequenza una maglia alta e una mezza maglia alta. Andiamo quindi a lavorare sul punto successivo, una maglia bassa, dove ripetiamo sempre la nostra sequenza. Maglia bassa, mezza maglia alta e maglia alta. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere per questo giro. Saltiamo 2 punti di base, la maglia alta e la mezza maglia alta, e andiamo nel punto successivo, sulla maglia bassa, e vi lavoriamo la nostra sequenza. Proseguiamo in questo modo fino a trovarci nuovamente al termine del giro. Anche qui, davanti a noi, abbiamo 3 punti, una maglia alta, mezza maglia alta e qui piccolina ma presente una maglia bassa. Saltiamo questi 2 punti, andiamo sopra la maglia bassa e concludiamo il nostro giro lavorando una maglia bassa singola. Questo sarà il risultato. I passaggi che abbiamo visto in questo giro sono quelli che andremo a ripetere per tutti i giri successivi.
Catenella, voltiamo il lavoro. Partendo dal primo punto del giro, cominciamo con la nostra sequenza di punti, maglia bassa, mezza maglia alta e maglia alta. Saltiamo 2 punti di base e sul successivo ripetiamo la sequenza. Continuiamo in questo modo fino al termine del giro. Qui, sopra l'ultima maglia disponibile, che corrisponde a una maglia bassa, lavoriamo una maglia bassa singola. Quali sono quindi le costanti del nostro punto? Il nuovo giro comincia sempre dal primo punto disponibile dove lavoriamo la nostra sequenza. Ogni volta che completiamo una sequenza dobbiamo saltare i 2 punti successivi così da non ottenere alcun aumento. In particolare, tutte le nostre sequenze di punti vengono lavorate sopra le maglie basse eseguite nel giro precedente. E l'ultimo punto del nostro giro sarà sempre una maglia bassa singola sopra l'ultima maglia bassa presente al termine del nostro giro. Proseguiamo quindi ripetendo i passaggi che abbiamo appena visto insieme, giro dopo giro, fino ad ottenere un risultato come questo. Abbiamo così ottenuto una texture super morbida, compatta e reversibile, ma allo stesso tempo anche elastica su entrambi i lati del nostro pannello. Dimmi che cosa ne pensi di questo punto? L'hai trovato interessante? Pensi di utilizzarlo per qualche tua lavorazione? Quale progetto ti ha ispirato? Fammelo sapere come sempre con un commento proprio qui sotto il video e fammi sapere soprattutto se le spiegazioni per te sono state chiare e comprensibili. Se sei poi alla ricerca di altri punti all'uncinetto particolari, ti ricordo li trovi già qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento in una playlist dedicata che ti lascio nel box informazioni qui sotto il video. Non dimenticare, se hai gradito questo tutorial, un bel pollice in su e se ancora non l'hai fatto e ne hai piacere ti invito ad iscriverti proprio qui sul mio canale cliccando sull'apposito pulsante presente sempre sotto il video. Quindi con il tutorial del punto combo che spero utilizzerai in tantissimi tuoi progetti ti saluto, ti auguro come sempre buona creatività e spero di rivederti molto presto sempre qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento.